La nuit du chasseur. Alex, Carmen, Francesco, Giovanni, Kira, Luli, Maggie, Maria Rita, Carmela, mi chiamo Stefano, Tiziano, Ugo. In seconda superiore, durante la lezione di matematica, grazie a un mio amico con From Yesterday, e già da lì capii che per me i maths sarebbero stati qualcosa di importante. ho conosciuto i Mars nel 2002. Mio padre mi fece ascoltare per la prima volta e beccammo Capricorn. Ho conosciuto i Mars circa 4 anni fa e stavo cercando nuova musica su YouTube. Mi è capitata The Kill e mi sono innamorata follemente di questa band, così ho cominciato a cercare mano a mano sempre più cose su di loro e ho cominciato Argus Apocryphex, i vari simboli e è stato amore e non sono mai più riuscita a separarmi da loro. ho conosciuto i Mars circa 4 anni fa con Yuri Keiko. In un festival nel 2007 la loro prima canzone che ho sentito è stata The Kill. Allora, ho conosciuto i Mars per caso nel 2002, che ascoltai una loro canzone Capricorn, che mi fece un po' ridere perché era anche il mio segno zodiacale, quindi la trovai abbastanza divertente. Allora, ho conosciuto i Mars circa 4-5 anni fa, stalkerando una ragazza di cui ero abbastanza innamorato. Ho conosciuto i Mars per sbaglio perché mio cugino mi invitò ad un concerto. Fu una richiesta un po' strana per me perché non avevo mai stato a un concerto e per la curiosità di andarci accettai il suo invito. Penso che sia stata una delle scelte più azzeccate, se si può dire, della mia vita, perché grazie a quel concerto poi ho conosciuto quelli che sono i Mars e un grandissimo gruppo di ragazzi che mi ha aiutato tantissimo dopo ad affrontare la mia vita comunque. Ho conosciuto i Mars per caso, stavo guardando la televisione con mio fratello e all'improvviso è partito il video di A Beautiful Lie. Ho conosciuto i Mars nel 2010 quando è uscito al cinema un film, Il regno di Gaul, La leggenda dei guardiani. All'interno del trailer di questo film c'era la canzone Kings and Queens. L'ho conosciuto attraverso una mia ex ragazza. È stato per caso, ho letto una citazione di Jared su Facebook. La mia canzone preferita è Was It a Dream perché è una canzone piena di paura di essere abbandonati, di essere lasciati solo, ma anche una canzone piena d'amore. La mia canzone preferita è Stranger in a Strange Land. Il motivo c'è, però onestamente non so spiegarmelo nemmeno io. Hurricane perché oltre ad essere stata la prima canzone ad aver ascoltato dei Mars è quella appunto a cui sono più affezionato. La mia canzone preferita è The Kill, il motivo perché per quello di cui tratta, ovvero il combattere i propri demoni interiori, l'accettare se stessi e rinascere, diciamo, dopo questa battaglia. La canzone preferita è The Killer. Non so dire di preciso per quale motivo sta praticamente nella, diciamo, in cima alla top list, ma è una canzone che per qualche strana ragione mi incentra delle emozioni che io non riesco a spiegare. Spesso quando l'ascolto ho come l'impressione di rivivere, diciamo, un determinato periodo buio della mia vita
un periodo nella quale ho provato un senso di smarrimento e devo dire la verità, i Mars mi hanno aiutato in un certo senso a ritrovarmi. La mia canzone preferita è Attack. Il messaggio che ho percepito dietro Attack è che praticamente nulla è in grado di abbattermi, anche se tutto mi abbatte. Però già soltanto ascoltando le prime note di Attack mi sento meglio, riesco a superare qualsiasi cosa, qualsiasi baratro mi butto, Attack è sempre lì che riesce a tirarmi fuori. Quella che mi rispecchia più in questo momento e che mi dà più forza e che nei momenti di sconforto sembra a tirare avanti e mi fa sentire meglio è Attack, che mi dà un coraggio veramente poco indifferente. Closer to the Edge, un po' perché è stata la prima canzone che ho sentito, un po' perché è stata appunto la prima canzone con cui mi sono realmente sfogata, è stato riesco a scaricare tutte le emozioni che non riesco di solito. St. Queens è forse la canzone a cui io sono più legata in assoluto e per me è un grido di battaglia, un grido di libertà, è una canzone intensa e profonda di cui non potrei mai fare a meno. La mia canzone preferita è From Yesterday e non c'è una motivazione vera e propria, semplicemente ogni volta che l'ascolto mi rispecchi, come se facesse parte di me e credo che sia proprio questo che una canzone dovrebbe fare. La mia canzone preferita è Alibi, perché è legata a un momento in cui diciamo, non stavo molto bene con me stesso e i Mars, come hanno sempre fatto, mi hanno sempre supportato. La mia canzone preferita è Alibi, perché quando sono un po' giù, nei momenti difficili, mi basta ascoltarla per stare un po' meglio. Ci sono tante parole che potrebbero descrivere quello che sono i Mars per me. L'unica che mi viene in mente in questo momento che rispecchia ciò che hanno significato è rinascita. Perché nel momento buio che diciamo attraversiamo un po' tutti quanti, soprattutto durante l'adolescenza, loro ci sono stati e mi hanno salvato, non nel senso metaforico, c'è anche, ma non solo, soprattutto letterale. Mi hanno salvato nel momento in cui non c'era nessuno, facendomi capire che io bastavo. Diciamo che quando stavo morendo, loro sono state quelle persone che, anche se non c'erano e mi hanno tirato fuori da terra. Sono stati, e lo sono anche tuttora, un'ancora di salvezza. Ogni volta che sto male o sto magari semplicemente giù di morale, mi basta ascoltarli e provo una carica, un'energia che magari fino a 5-10 secondi fa non sentivo più. Sono sempre stati quello che tutti cercano nella vita, un po' l'ideale da seguire. Sono il mio punto di riferimento. Per me i Mars sono una scuola di vita, possiamo dire, perché dalle loro canzoni ho imparato molto. Mi ha caratterizzato tantissimo e se solo così è anche grazie a loro, perché mi hanno dato il coraggio di andare avanti con un brutto periodo della mia vita. Perché ho capito come reagire ad alcune cose, ho capito come andare avanti, ho capito come difendermi. La mia forza, la mia... Sono, diciamo, solo coloro che mi hanno fatto fare un po' chiarezza su me stessa. Non è tanto semplice, sto cercando di seguire, diciamo, un po' quello che hanno fatto loro, gli insegnamenti che cercavo di darci, seguire quello che si vuole fare, essere se stessi. Ci sto lavorando. I Mars sono famiglia, coraggio, e, come dire,
qualcosa in cui puoi contare anche quando tutto va in merda, ecco. Un'intesa pura. I Mars non esistono parole per dire tutto ciò che sono, perché in realtà sono assolutamente tutto. Ogni singola cosa che faccio è quasi come se la dovessi a loro, perché è proprio la loro filosofia di vita, diciamo, che mi ispira, mi dà la forza di affrontare qualsiasi cosa, di reagire. Quindi diciamo che sono assolutamente tutto, senza di loro sicuro non sarei qui ora. Mi hanno insegnato che qualsiasi cosa accada, io non sono sola, ci sono sempre persone su cui io posso contare. Mi hanno insegnato a lottare, a non farmi battere da nessuno e a rialzarmi in qualsiasi momento io cada. E poi sono quelle persone che mi hanno fatto capire che i sogni davvero si possono realizzare, anche perché penso che i miei sogni più belli li hanno realizzati proprio loro. Essere Ash non è la cosa migliore che mi sia capitata nella vita. Allora, la Division l'ho conosciuta tramite i social network. Dal gruppo di Facebook. Ho conosciuto la Division sempre grazie a questa mia ex che mi ha presentato i membri della Division e da allora ho cominciato a frequentarli. Ho conosciuto la Division grazie a una mia amica che poi ha presentato tutta la Division. E dopo quasi un anno di meet ignorati completamente, decisi di partecipare a quello di luglio 2015. Un amico a parlarmene e questo amico era ovviamente un membro della Division. Ho conosciuto la Division per caso e per un piacevolissimo caso. Ho incontrato un ragazzo in un paesino. La Division l'ho conosciuta per caso, tramite Facebook, dopo il concerto di Lucca. All'inizio era un po' titubante ad andare al meet perché era la mia prima volta che facevo un'esperienza del genere, non conoscevo nessuno. E volevo apprendere per primo meet, cioè non volevo andarci, volevo inventare una scusa. Poi mi sono fatta porta per, diciamo, la prima volta, proprio perché ho detto in marzo questo insegno e è stato bello. All'inizio era strano perché non conoscevo nessuno, però poi è stato bello perché ho trovato delle persone che mi capiscono, persone di cui mi posso fidare, delle persone vere. Ho conosciuto la Division a una festa di una tizia e la prima volta che li ho visti mi sembravano una banda di pazzi, sì, pazzi direi. E poi da là, andando ai meet, frequentandoli, ho scoperto che è la mia seconda famiglia. La Division per me è una bella domanda a cui potrei dare altrettante bellissime risposte. È tutto, perché ho conosciuto la Division in un periodo della mia vita in cui ero solo e la Division è un posto in cui io posso essere tranquillamente me stesso, senza nascondermi, senza creare una doppia faccia, e coloro che fanno parte della Division sono letteralmente la mia famiglia, sono tutto quello che ho attualmente. Quando sono entrato a far parte della Division non avrei mai immaginato che le persone che ne fanno parte avrebbero poi fatto in seguito parte completamente della mia vita. Per me la Division è un luogo in cui rifugiarmi quando va male, è un luogo in cui condividere le cose di cui sono felice, è un luogo in cui posso essere completamente me stesso, senza nascondermi, senza creare muri. Sento di aver trovato un posto e delle persone con cui posso condividere la mia passione e non solo, perché ho trovato degli amici. Persone a cui io appartengo e loro appartengono a me, un posto a cui appartenere che è Marte e sono quelle mani che ti tengono sia nei momenti brutti che nei momenti belli. Persone che ci sono sempre state quando io stavo male, persone che mi hanno sempre aiutato e non mi hanno mai lasciato cadere. La Division ormai per me è il fulcro
di tutta la mia esistenza, nel senso che qualsiasi cosa, qualsiasi momento bello, brutto, posso condividerlo soltanto con i membri della Division, perché sono diventati la mia unica e sola famiglia, le uniche persone su cui posso contare in qualsiasi momento, se sto scazzata, se sto bene, perché se sto bene comunque lo devo solo a loro. La Division è tutto. Lo so che fosse il termine può essere riduttivo, però la prima parola che mi viene in mente... La mia seconda famiglia. È complicato da spiegare. È il mio porto sicuro. La mia famiglia e le persone con cui posso parlare senza essere criticata, che non mi fanno sentire come se loro sono più di me. Non è un luogo vero e proprio, ma tu sai di poter andare da loro e poter contare su di loro per qualsiasi cosa. Sai che saranno lì e sai che potrai trovarli, qualsiasi evenienza, sempre. Sono delle persone meravigliose. E prima di conoscere loro io non mi sono neanche mai definita un echelon, quindi ho iniziato a vedere me come un echelon e non più come una semplice fan quando ho conosciuto la Division. La Division è qualcosa che da fuori forse le persone non riescono a capire. Il modo in cui noi siamo legati forse a volte può risultare esagerato, ma solo poche persone lo possono capire. Casa. Coraggio. Pace. Libertà. Fede. Dream. Salvezza. Rinascita. Vita. Forza. 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 Sono Kira e sono il generale della Division. Tutto ciò è iniziato per scherzo, diciamo. Eravamo soltanto un gruppo di persone che si riuniva una volta al mese, un gruppo di persone che condivideva l'amore per una band, i 30 Seconds to Mars. Man mano col tempo sono successe tante cose, sono subentrati vari problemi. Tante persone hanno abbandonato la Division, tante altre sono arrivate a farne parte. Ne abbiamo passate abbastanza, ma se dopo 2 anni siamo ancora qui, vuol dire che, cazzo, condividiamo veramente qualcosa di importante. Il nostro percorso appunto è iniziato come scherzo, ma col tempo si è instaurato un vero e proprio rapporto di amicizia, quasi di simbiosi gli uni con gli altri. Tant'è che la Division è diventata il nostro porto sicuro, è diventata l'elemento principale delle nostre vite e man mano l'amicizia è cresciuta sempre di più, tanto che da estranei quali eravamo siamo diventati un po' uno la forza dell'altro. E sto registrando questo video non solo per ammorbarvi, ma anche perché volevo ringraziarvi. Volevo ringraziare ognuno di voi. Ringrazio chi c'è stato e se n'è andato, chi ci sarà, ma ringrazio soprattutto chi è rimasto, chi c'è ancora, chi nonostante tutto non ha mai dubitato della Division, è sempre stato presente, ha sempre supportato il nostro progetto e non si è mai fatto distrarre da qualsiasi problema, perché noi in realtà condividiamo le nostre vite e al di là di qualsiasi problema ognuno possa avere nella propria vita privata, ci siamo sempre. Non immaginavo nemmeno che
potesse andare così e non posso esserne più felice. Davvero, grazie a voi. Siete la cosa più bella che mi potesse mai capitare. Non immaginavo neanche lontanamente di poter instaurare un determinato rapporto con delle persone, di credere ancora nell'amicizia, di riuscirmi a fidare ancora di qualcuno. E da quando siete entrati nella mia vita avete stravolto tutto e niente, voglio soltanto ringraziarvi. Grazie per esserci, grazie per qualsiasi cosa fate, grazie per essere voi stessi e per quanto dedicate alla Division, quanto mettete in gioco di voi stessi per la Division. E niente, basta, mi sento proprio cretino.